Ciao ragazzi, sono Fabio e in questo corso vi spiegherò come disegnare e dipingere un teschio a pastello. Il corso sarà suddiviso in 4 parti. In questa prima parte vedremo come disegnare il teschio da zero a mano libera, utilizzando inizialmente un carbotello numero 625. Cominciamo tracciando alcune linee con poca pressione. Osserviamo bene le inclinazioni e la forma generale del teschio. Prendiamo più punti di riferimento possibile per avere una forma adeguata e proporzionata. In questa fase non ci sono dettagli, ma soltanto l'ingombro generale del teschio. Con la gomma pane possiamo fare diversi aggiustamenti in corso d'opera per modificare le proporzioni in maniera sempre più appropriata. Cominciamo a modellare leggermente la forma esterna per farla somigliare a quella della nostra reference. Tracciamo alcune linee di riferimento che indicheranno i piani principali sui quali appoggiano i vari elementi del teschio. Quando iniziamo a disegnare gli occhi, il buco del naso e i vari altri elementi, dobbiamo ricordarci che si tratta semplicemente di forme che hanno una loro dimensione, hanno una loro posizione, quindi cercate le coordinate di queste forme. Teniamo sotto controllo anche le relazioni e le distanze fra queste forme. Ad esempio, la cavità del naso si trova a una certa distanza dalla cavità dell'occhio di destra. Pian piano che andiamo avanti, queste forme possono essere modellate e rese sempre più precise. Se facciamo poca pressione con il carbotello, siamo sempre in tempo a modificare e a trasformare. Anch'io in queste fasi aggiusto molto, riguardo, torno indietro, rivaluto e modifico in base alla reference. Una volta che la posizione e la dimensione delle varie parti comincia ad essere adeguata, mi piace rendere tutto sempre più dettagliato e sempre più preciso. Come potete vedere, gli aggiustamenti in corso d'opera sono tanti. Ora i denti saranno piuttosto impegnativi perché sono una moltitudine di piccoli oggetti. In questa fase la cosa più importante è individuare e tracciare quella che sarà la nostra area o sezione che conterrà i denti. La cavità creata dalla mascella è una forma che diventerà un ottimo punto di riferimento per tracciare le sezioni dei denti. Anche in questo caso accertatevi bene della posizione. Come vedete, in questa fase traccio soltanto quella che è la sezione che conterrà poi tutti i denti. Apporto delle modifiche alla mascella e all'altezza generale del teschio.
facciamo sì che il più possibile tutte le dimensioni, le distanze e le proporzioni combacino con ciò che vediamo sulla reference. Ok, in questa fase possiamo cominciare a mettere dei dettagli all'interno, ad esempio, delle cavità degli occhi e del naso. Allora, ad esempio, facciamo ancora un po' di pulizia con la gomma pane. Ok. Allora, ad esempio, dentro quest'occhio c'è una linea che mi lascia intravedere l'osso interno di questa cavità e suddivide la parte invece di sotto, che è un po' più invece priva di dettagli. Ok, qualcosa del genere. Qui voglio anche iniziare a modificare un po' l'osso del naso e siccome è una cosa piuttosto piccola comincio a fare molta attenzione alle mie linee. Cerchiamo sempre di avere una buona pulizia. Ok, allora partiamo da qui che è un po' più semplice. Abbiamo la parte dell'osso esterna, in questo momento sto cercando di tracciare quella, e poi abbiamo una parte interna che sta qui, quindi creo un piccolo bordino. Man mano che scendo, se vedete, si va a stringere fino a che possiamo dire non diventa una linea quasi unica. Ok, una roba del genere. Queste sono piccole cose, però è bene cominciare a farle in maniera adeguata perché poi rappresenteranno tutti i diversi toni di colore che andremo a usare sopra. Poi questa è la linea esterna del bordo del naso, anche in questo caso. Ok. Alleggeriamo un po' qua. Ok. E anche qui invece la linea interna la faccio girare qua perché crea il bordo esterno, questo, che è un po' più spesso rispetto a quello laterale. Poi scendiamo giù in questo modo. Da questa parte rimango leggero perché più che linee saranno poi ombre. Scendiamo così. Ok. Possiamo seguire questa inclinazione e poi la curva. Così. Infine cancelliamo questa linea esterna. Ok. E facciamo seguire questo perimetro da un'altra sottile linea che è quella che determinerà lo spessore, che qui è molto molto piccolo.
simile. Dopodiché andiamo sull'occhio, quindi la cavità dell'occhio di destra. Piano piano voglio inserire dettagli che mostrano molto bene le forme, gli spessori e tutto quanto. E andiamo avanti così. Ok, adesso è arrivato il momento di occuparsi dei denti, che sono molto dettagliati e molto piccoli, quindi ci vuole concentrazione. Cerchiamo di disegnare tutte le parti prendendoci il tempo necessario e in più guardate bene dove ci sono gli spazi e le forme generate dai denti stessi. Io partirei qua vicino al naso, notando che c'è un'ombra che sta più o meno qua, che scendendo mi aiuta, perché abbiamo poi l'attaccatura di alcuni denti, quindi cerco di ricrearmi già questa sezione, questa linea. Ok, che arriva più o meno qui. E un'altra linea subito a fianco, che fa più o meno così. Questi saranno tutti punti di riferimento preziosi per me. Poi andiamo da questa parte e qui facciamo un po' di pulizia con la gomma pane. Ok, perché adesso, cercando di osservare bene, partirei dal naso per determinare il primo spazio che c'è qui vicino al naso, che è più o meno così, molto sottile. Ok, e poi un altro che si dirama sempre da qui, sempre molto sottile. Che arriva più o meno qui, e poi possiamo partire da qua, dove vedete accanto al naso sembra di intravedere una specie di angolo.
scendere giù così. Ok. C'è un'altra ombra che crea una piccola macchietta che è situata più o meno qui. E infine, sempre cercando di rispettare le distanze, un'altra forma che è più o meno così. Ok, adesso cerchiamo di andare a delimitare la fine dell'osso prima dell'attaccatura del dente, e per quanto riguarda il primo pezzo che sta vicino alla linea di profilo, possiamo chiuderlo così. Quello subito a fianco possiamo chiuderlo così, e se guardate scende un po'. Quest'altro che sta qui sale un po' più su, quindi possiamo andare a metterlo qui. Così. Qui a fianco mi sono già preparato l'altra linea. E quello che succede è qualcosa del genere. Così, e poi qua avrò quest'ombra che mi sono già preparato qua vicino. Tutte cose molto delicate, molto piccole, mi rendo conto, vale la pena stare molto attenti, e questa parte dei denti va da sé che richiede una certa concentrazione. Ok, dopo questa forma molto angolare, molto stramba, abbiamo questa che in effetti è subito qua a fianco. Piccolo angolino, e poi ci colleghiamo a questa. Ora io qua scenderei direttamente giù in questo modo, vi faccio vedere, seguendo l'ombra di questo dente. Ok, e lo faccio perché almeno verifico anche che tutta questa larghezza di questi primi denti sia corrispondente. Quindi qua ho un punto di riferimento. Ora andiamo a vedere bene come sono fatti questi denti. Tanto per cominciare, guardo lo spazio che occupano e salgo un po' più su qua con la linea, perché vedo che lo spazio che occupa la sezione dei denti è più piccolo rispetto a quello dell'osso
che sta sopra. Per cui così. E qui rispetto alla mia linea inclinata di prima, in questo modo. Ok, poi, allora, il collegamento con l'osso superiore lo farei prima a partire da questa seconda linea con questo dente che sporge. E che è piuttosto curvo. Qualcosa del genere. L'altro, se vedete, rimane piuttosto nascosto, quindi ne vediamo soltanto un angolino collegato qui. Segue un po' la curva del primo, ma anche sulla parte bassa spunta e addirittura ne vediamo un pezzo dietro. Per cui siamo qui. Questa linea invece appartiene al dente che è davanti. Ok. E andiamo con quest'altro dente, guardando sempre bene, tenendo d'occhio tutte le parti, quindi la distanza che c'è fra un dente e l'altro, oltre alla forma. Poi non preoccupatevi se non avete una precisione millimetrica, perché l'importante è farlo, cioè l'importante è tutto il lavoro che stiamo facendo, sia di disegno, e in questo caso lo sarà anche per la parte di pittura, perché andremo poi a utilizzare dei colori. Andiamo al dente successivo. Qua le cose, siccome si allargano un po' gli spazi, diventano leggermente più comprensibili. Più o meno qua. In questo caso cerco anche di vedere un po' la forma dell'ombra, quindi della macchia che c'è tra un dente e l'altro, perché mi aiuta a determinare meglio questi denti. Allora, come si chiude la forma di questo dente? Più o meno così. Ok? Questo che c'è a fianco è parecchio strano perché si apre, quindi si allarga verso il basso. La sua base è inclinata così e qui abbiamo qualcosa di questo tipo. Qui un'ombra che taglia in questo modo. E per finire, qui mi ricollego alla linea d'ombra che ho tracciato prima. Chiudendo questo dente qui, perché se vedete scende un po' più in basso. Ok, e mi sono riprodotto questa prima sezione. Ora qui, per proseguire, sempre parlando di quest'ombra, beh, è un'ombra piuttosto importante. Io posso continuare in orizzontale con questa piccola linea e andare a tracciare
la forma di quest'ombra. Che fa un lavoro del genere. Ok. Ora qui c'è un angolo determinato dalla parte in luce del dente successivo, un altro angolo e poi qui scendiamo. Parte in luce, ombra piuttosto grande, parte in luce del dente successivo, ricordiamoci di vedere anche cosa succede qua sopra. Ombra piuttosto spessa, punto di riferimento, ok, per un'ombra che abbiamo qua sopra. Parte in luce del dente successivo, ombra ovviamente sempre più grande, piccola luce, ombra della parte finale e ultimo dente che si intravede qui. Ok, stessa cosa per la parte inferiore, quindi per i denti di sotto. Qui magari potrei prima stabilire
la fessura centrale. Ecco, ricordiamoci di prenderci tutto il tempo necessario per operazioni di questo tipo. Ci sono moltissimi elementi, ci sono tanti dettagli e tante relazioni fra piccole forme. Quindi più tempo ci prendiamo per studiare ed esaminare la nostra reference, più avremo probabilità di fare un bel lavoro. Ecco, in questa fase possiamo anche cominciare, sempre con poca pressione, a indicare un po' le zone d'ombra, quindi riempiendo alcuni piccoli spazi con dell'ombra che ci mostra anche appunto le forme che hanno le ombre, e questo ci aiuta a vedere meglio il positivo, ovvero le forme dei denti. Ultimi aggiustamenti alla forma generale del teschio. Ricordiamoci che ogni tanto è bene allontanarsi per avere una visione più completa e generale del teschio. Una volta che lo abbiamo riempito con i vari elementi, avremo una visione più completa e avremo più punti di riferimento per guardare che tutto sia a posto e in proporzione. E infine continuiamo ad aggiungere dettagli per arricchire il disegno il più possibile. Ok, com'è andata? Allora, ricapitolando, fino adesso abbiamo visto come disegnare il teschio, scolpirlo, dargli forma e aggiungere tutti i dettagli che ci serviranno per colorare. Nella parte 2 inizieremo a utilizzare i vari colori e i pastelli.